Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Durfenta, Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Durfenta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Durfenta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Durfenta? Durfenta ha un farmaco a base del principio attivo fentanil, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi e nello specifico derivati della fenilpiperidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Durfenta può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Durfenta 100 mcg/ora 3 cerotti transdermici. Durfenta 12 mcg/ora 3 cerotti transdermici. Durfenta 25 mcg/ora 3 cerotti transdermici. Durfenta 50 mcg/ora 3 cerotti transdermici. Durfenta 75 mcg/ora 3 cerotti transdermici. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo fentanil. Gruppo terapeutico analgesici oppioidi. Forma farmaceutica cerotti. Indicazioni: adulti. Durfenta è indicato nel trattamento del dolore cronico severo che richiede somministrazione continua a lungo termine di oppioidi. Bambini. Trattamento a lungo termine del dolore cronico severo nei bambini di età superiore a 2 anni che sono già in trattamento con oppioidi. Posologia. La posologia di Durfenta deve essere personalizzata in base alle condizioni del paziente e deve essere valutata ad intervalli regolari dopo l'applicazione. Deve essere utilizzata la dose minima efficace. I cerotti sono progettati per rilasciare circa 12, 25, 50, 75 e 100 mcg/h di fentanil nella circolazione sistemica, che rappresentano rispettivamente circa 0,3, 0,6, 1,2, 1,8 e 2,4 mg al giorno. Scelta del dosaggio iniziale. La dose appropriata iniziale di Durfenta deve basarsi sull'uso corrente di oppioidi da parte del paziente. Si raccomanda di utilizzare Durfenta in pazienti che hanno dimostrato tolleranza agli oppioidi. Altri fattori da considerare sono le condizioni generali e mediche del paziente, inclusi il peso, l'età e il grado di debilitazione nonché copyright il grado di tolleranza agli oppioidi. Adulti. Pazienti con tolleranza agli oppioidi. Per convertire i pazienti con tolleranza agli oppioidi per via orale o parenterale al trattamento con Durfenta, fare riferimento alla tabella di conversione di potenza equianalgesica sottostante. La dose potrà essere successivamente aumentata o diminuita gradualmente, se necessario, con variazioni di 12 o 25 microgrammi/ora in modo da raggiungere la dose minima appropriata di Durfenta a seconda della risposta e delle esigenze analgesiche supplementari. Pazienti naivi agli oppioidi. Generalmente la via di somministrazione transdermica non è raccomandata in pazienti naivi agli oppioidi. Devono essere considerate vie alternative di somministrazione, orale, parenterale. Per prevenire il sovradosaggio si raccomanda che i pazienti naivi ricevano basse dosi di oppioidi a rilascio immediato, ad esempio morfina, idroamorfone, ossicodone, tramadolo e codeina, che devono essere aumentate gradualmente fino a raggiungere una dose analgesica equivalente a Durfenta con un rilascio di 12 mcg/h o 25 mcg/h. A questo punto i pazienti possono passare a Durfenta. In circostanze in cui è impossibile cominciare con oppioidi orali e Durfenta ha l'unica opzione di trattamento appropriata per un paziente naive agli oppioidi, la dose iniziale deve essere quella più bassa, cioè 12 mcg/h. In tali circostanze il paziente deve essere attentamente monitorato. Nei pazienti naivi agli oppioidi, la possibilità di ipoventilazione grave o pericolosa per la vita esiste anche se per iniziare la terapia viene utilizzata la dose più bassa di Durfenta, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 9. Conversione della potenza equianalgesica. Nei pazienti che stanno assumendo analgesici oppioidi, la dose iniziale di Durfenta deve essere basata sulla dose giornaliera dell'oppioide precedente. Per calcolare la dose iniziale appropriata di Durfenta, seguire i passaggi riportati di seguito. Calcolare la dose analgesica delle 24 ore, mg/die, dell'oppioide precedentemente utilizzato.
Convertire questa quantità nella dose equianalgesica di morfina orale delle 24 ore, utilizzando i fattori di moltiplicazione nella tabella 1 per la via di somministrazione appropriata. Per ricavare la dose di Durfenta corrispondente alla dose equianalgesica calcolata di morfina per le 24 ore, usare la tabella 2 o tabella 3 di conversione della dose come segue. A. La tabella 2 indica le dosi per pazienti adulti che necessitano di rotazione dell'oppioide o che sono meno stabili clinicamente, il rapporto di conversione da morfina orale a fentanil transdermico a circa pari a 150, 1. B. La tabella 3 indica le dosi per pazienti adulti che sono in terapia stabile e ben tollerata con oppioidi, rapporto di conversione da morfina orale a fentanil transdermico a circa pari 100, 1. Tabella 1. Tabella di conversione, fattori di moltiplicazione per convertire la dose giornaliera degli oppioidi precedenti alla dose equianalgesica di morfina orale per le 24 ore, mg/v di oppioide precedente x fattore di moltiplicazione uguale dose equianalgesica di morfina orale per le 24 ore, oppioide precedente, via di somministrazione, fattore di moltiplicazione, morfina orale 1A parenterale 3, buprenorfina sublinguale 75 parenterale 100, codeina orale 0 e 15 parenterale 0 e 23B di morfina orale 0, 5 parenterale 6B fentanil orale parenterale 300 idroamorfone orale 4 parenterale 20B chetobenidone orale 1 parenterale 3 levorfanolo orale 7, 5 parenterale 15B metadone orale 1, 5 parenterale 3B ossicodone orale 1, 5 parenterale 3 ossimorfone rettale 3 parenterale 30B petidina orale parenterale 0, 4B tapentadolo orale 0, 4 parenterale, tramadolo orale 0 e 25 parenterale 0, 3 alla potenza orale /IM per la morfina basata sull'esperienza clinica in pazienti con dolore cronico. B. Basato su studi con dose singola in cui una dose IM di ciascun principio attivo elencato è stata confrontata con morfina per stabilirne la potenza relativa. Le dosi orali sono quelle raccomandate quando si passa dalla via parenterale alla via orale. Bibliografia. Adattamento da 1, Foley km. The Treatment of Cancer Pain. Nel 1985. 313, 2. 84, 95. 2. Mcpherson ml. Introduction to Opioid Conversion Calculations. In Demystifying Opioid Conversion Calculations. A Guide for Effective Dosing. Bethesda, MD. American Society of Health System Pharmacists. 2010, 1, 15. Tabella 2. Dose iniziale raccomandata di Durfenta in base alla dose giornaliera orale di morfina, per i pazienti con necessità di rotazione dell'oppioide o per i pazienti clinicamente meno stabili il rapporto di conversione da morfina orale a fentanil transdermico a circa pari a 150, 1, 1. Morfina orale nelle 24 ore, mg/v. Dose di Durfenta, microgrammi/ora, 90, 12, 90, 134, 25, 135, 224, 50, 225, 314, 75, 315, 404, 100, 405, 494, 125, 495, 584, 150, 585, 674, 175, 675, 764, 200, 765, 854, 225, 855, 944, 250, 945, 1034, 275, 1035, 1124, 301. Negli studi clinici questi intervalli di dose giornaliera orale di morfina sono stati impiegati come base per la conversione al trattamento con Durfenta. Tabella 3. Dose iniziale raccomandata di Durfenta in base alla dose giornaliera orale di morfina, per pazienti in terapia stabile e ben tollerata con oppioidi il rapporto di conversione da morfina orale a fentanil transdermico a circa pari a 100, 1. Morfina orale nelle 24 ore, mg/v. Dose di Durfenta, microgrammi/ora, a 0,44, 12, 45, 89, 25, 90, 149, 50, 150, 209, 75, 210, 269, 100, 270, 329, 125, 330, 389, 150, 390, 449, 175, 450, 509, 200, 510, 569, 225, 570, 629, 250, 630, 689, 275, 690, 749, 300. La valutazione iniziale del massimo
massimo effetto analgesico di Durfenta non può essere effettuata prima di 24 ore dall'applicazione del cerotto, in quanto la concentrazione plasmatica di fentanyl aumenta gradualmente nelle 24 ore successive alla prima applicazione del cerotto transdermico. Pertanto, dopo l'applicazione del primo cerotto transdermico, la terapia analgesica precedente deve essere eliminata gradualmente sino a quando viene raggiunta l'efficacia analgesica con Durfenta. Aumento graduale della dose e terapia di mantenimento. Il cerotto di Durfenta deve essere sostituito ogni 72 ore. La dose deve essere aumentata gradualmente e personalizzata sulla base dell'impiego giornaliero medio di analgesici supplementari, fino a raggiungere un equilibrio tra efficacia analgesica e tollerabilità. L'aumento graduale della dose normalmente deve essere eseguito con incrementi di 12 o 25 mcg/ora, sebbene si debba tenere conto delle esigenze analgesiche supplementari, morfina orale 45-90 mg/via 0 e Durfenta 12-25 mcg/h, e dell'entità del dolore del paziente. In seguito a un incremento della dose, il paziente può impiegare fino a 6 giorni per raggiungere un equilibrio con il nuovo livello di dose. Pertanto, dopo un incremento della dose, i pazienti devono indossare il cerotto della dose più alta per 2 applicazioni di 72 ore prima di effettuare qualsiasi altro incremento della dose. Per dosi superiori a 100 mcg/h è possibile usare più di un cerotto di Durfenta alla volta. I pazienti potrebbero avere periodicamente necessità di dosi integrative di un analgesico a breve azione per il dolore a Eurosbriactrug Euro-S. Quando la dose di Durfenta supera i 300 mcg/h, per alcuni pazienti potrebbero essere necessari metodi addizionali o alternativi di somministrazione dell'oppioide. Se l'analgesia è insufficiente, soltanto durante la prima applicazione, il cerotto di Durfenta può essere sostituito dopo 48 ore con un cerotto della stessa dose, oppure la dose può essere aumentata dopo 72 ore. Se il cerotto deve essere sostituito, ad esempio se si stacca, prima di 72 ore, si deve applicare un cerotto della stessa dose in una zona cutanea differente. Ciò può provocare un aumento delle concentrazioni sieriche, vedere paragrafo 5.2, e il paziente deve essere attentamente monitorato. Interruzione della terapia con Durfenta. Se fosse necessario interrompere la terapia con Durfenta, la sua sostituzione con altri farmaci oppioidi dovrà essere graduale, iniziando con una dose bassa, da aumentare progressivamente poiché i livelli plasmatici di fentanyl scendono gradualmente dopo la rimozione di Durfenta. Possono essere necessarie oltre 20 ore perché la concentrazione plasmatica di fentanyl diminuisca del 50%. In generale, l'interruzione di un'analgesia di tipo oppiaceo deve essere graduale, al fine di prevenire i sintomi da astinenza, vedere paragrafo 4.8. I sintomi da astinenza da oppiacei possono insorgere in alcuni pazienti dopo la conversione o l'aggiustamento della dose. Le tabelle 1,23 devono essere utilizzate solo per la R-conversione da oppioidi a Durfenta e non da Durfenta ad altre terapie, per evitare di sovrastimare la nuova dose analgesica e di causare un possibile sovradosaggio. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. I pazienti anziani devono essere osservati attentamente, la dose deve essere personalizzata in base alle condizioni del paziente, vedere paragrafi 4 e 5.2. Nei pazienti anziani navi agli oppioidi il trattamento deve essere considerato solo se i benefici superano i rischi. In questi casi per il trattamento iniziale deve essere considerata solo la dose di 12 mcg/h di Durfenta. Compromissione renale ed epatica. I pazienti con compromissione renale o epatica devono essere osservati attentamente, la dose deve essere personalizzata in base alle condizioni del paziente, vedere paragrafi 4 e 5.2. Nei pazienti navi agli oppioidi con compromissione renale o epatica, il trattamento deve essere considerato solo se i benefici superano i rischi. In questi casi per il trattamento iniziale deve essere considerata solo la dose di 12 mcg/h di Durfenta. Popolazione pediatrica. Bambini di età uguale o superiore a 16 anni. Seguire la posologia raccomandata per gli adulti. Bambini di età compresa tra 2 e 16 anni. Durfenta deve essere somministrato solo a pazienti pediatrici con tolleranza agli oppioidi, età 2-16 anni, che stanno già ricevendo almeno 30 mg di morfina orale equivalenti al giorno. Per la conversione di pazienti pediatrici da oppioidi orali o parenterali a Durfenta, fare riferimento alla conversione della potenza equianalgesica, tabella 1, e alla dose raccomandata di Durfenta in base alla dose giornaliera di morfina orale, tabella 4. Tabella 4.
Dose raccomandata di Durfenta per pazienti pediatrici 1 in base alla dose giornaliera di morfina orale 2. Morfina orale nelle 24 ore, mg/die. Dose di Durfenta, mcg/h 30, 44, 12, 45, 134, 25. 1. La conversione a Durfenta per dosi superiori a 25 mcg/h uguale a quella dei pazienti adulti, vedere tabella 2. 2. Negli studi clinici questi intervalli di dose giornaliera di morfina orale sono stati impiegati come base per la conversione a Durfenta. In 2 studi pediatrici la dose necessaria di fentanilcerotto transdermico è stata calcolata conservativamente. Una dose giornaliera da 30 mg a 44 mg di morfina orale o di oppioide equivalente è stata sostituita con un cerotto di Durfenta da 12 mcg/h. Questa tabella di conversione per i bambini si deve applicare solo in caso di passaggio da morfina orale, o suo equivalente, a Durfenta cerotti. La tabella di conversione non deve essere usata per conversioni da Durfenta ad altri oppioidi, poiché potrebbe comportare un sovradosaggio. L'effetto analgesico della prima dose dei cerotti di Durfenta non sarà ottimale nelle prime 24 ore. Pertanto, durante le prime 12 ore dopo il passaggio a Durfenta, il paziente dovrà ricevere la precedente dose usuale di analgesici. Nelle successive 12 ore questi analgesici devono essere somministrati in base alla necessità clinica. Si raccomanda di monitorare il paziente per la valutazione degli eventi avversi, che possono includere ipoventilazione, per almeno 48 ore dopo l'inizio della terapia con Durfenta o durante l'aumento graduale della dose, vedere paragrafo 4. Durfenta non deve essere utilizzato in bambini di età inferiore a 2 anni poiché la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite. Aumento graduale della dose e terapia di mantenimento nei bambini. Il cerotto di Durfenta deve essere sostituito ogni 72 ore. La dose deve essere aumentata gradualmente e personalizzata fino a raggiungere un equilibrio tra efficacia analgesica e tollerabilità. La dose non deve essere aumentata ad intervalli inferiori alle 72 ore. Se l'effetto analgesico di Durfenta è insufficiente, si deve somministrare una dose integrativa di morfina o di un altro oppioide a breve durata d'azione. A seconda delle esigenze analgesiche supplementari e dell'entità del dolore del bambino, si può decidere di aumentare la dose. Gli aggiustamenti della dose devono essere eseguiti con incrementi/decrementi di 12 mcg/h. Modo di somministrazione. Durfenta ha un cerotto per uso transdermico. Durfenta deve essere applicato su una superficie piatta di epidermide non irritata e non irradiata del tronco o della parte superiore del braccio. Nei bambini piccoli, la parte superiore del dorso ha la sede preferibile per minimizzare la possibilità che il bambino rimuova il cerotto. La sede di applicazione deve essere depilata, un'area glabra è preferibile, utilizzando delle forbici, non un rasoio, prima dell'applicazione. Se la sede di applicazione necessita di una pulizia preliminare, questa va fatta con sola acqua, pulita. Non devono essere usati saponi, oli, lozioni o qualsiasi altro agente che possa irritare la pelle o alterarne le caratteristiche. La pelle deve essere perfettamente asciutta prima che venga applicato il cerotto. I cerotti devono essere ispezionati visivamente prima dell'uso. Cerotti tagliati, divisi o danneggiati in qualsiasi modo non devono essere utilizzati. Durfenta deve essere applicato immediatamente dopo averlo estratto dall'involucro sigillato. Per rimuovere il cerotto dalla bustina di protezione, individuare la tacca pretagliata, indicata sull'etichetta da una freccia, lungo il bordo sigillato. Piegare la bustina a livello della tacca, quindi strappare attentamente. Aprire ulteriormente l'involucro lungo entrambi i lati in modo da avere la bustina aperta come un libro. Il rivestimento protettivo che ricopre il cerotto ha diviso in 2. Piegare il cerotto nel mezzo e staccare ciascuna metà del rivestimento separatamente. Evitare di toccare il lato adesivo del cerotto. Applicare il cerotto sulla pelle esercitando una leggera pressione con il palmo della mano per circa 30 secondi accertandosi che i bordi siano ben aderenti, quindi lavarsi le mani in acqua corrente. Durfenta deve essere portato per 72 ore ininterrottamente. Ogni nuovo cerotto transdermico deve essere applicato in un punto diverso dal precedente, dopo la rimozione di quest'ultimo. Lasciare passare diversi giorni prima di applicare un nuovo cerotto nella stessa area cutanea. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Dolore acuto o postoperatorio, poiché non è possibile aumentare gradualmente la dose durante un impiego a breve termine e potrebbe inoltre comportare un possibile rischio di ipoventilazione grave o pericolosa per la vita. Severa depressione respiratoria.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti che hanno manifestato eventi avversi seri devono essere monitorati per almeno 24 ore dopo la rimozione di Durfenta o anche PA lungo 6 sintomi clinici low. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. Medicinali ad azione centrale e alcol. L'uso concomitante di altri medicinali depressivi del sistema nervoso centrale, compresi oppioidi, sedativi, ipnotici, anestetici generali, fenotiazine, tranquillanti, antistaminici sedativi e vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Durfenta insieme ad altri farmaci come Eurosachinzeo euro, Eurosalozufa euro, Eurosaviflucoxa euro, Euroscanacida euro, Euroscrinozola euro, Eurosdactarin, capsula molle a euro, Eurosdactarin, crema a euro, Eurosdactarin dermatologico a euro, Eurosdactarin, gela a euro, Eurosdecoderma euro, Eurosdiflucan, capsula a euro, Eurosdiflucan, capsula, soluzione, uso interno, a euro, Eurosdiflucan, polvere a euro, Eurosdintoinale a euro, Eurosdizolo a euro, Euroselazzora a euro, Eurosexumax a euro, Eurosfluconazolo abc a euro, Eurosfluconazolo acorda a euro, Eurosfluconazolo almusa a euro, Eurosfluconazolo eurobindo a euro, Eurosfluconazolo b brown a euro, Eurosfluconazolo bioindustrial.i.m. euro, Eurosfluconazolo doc generica a euro, Eurosfluconazolo ega a euro, Eurosfluconazolo galenica senese a euro, Eurosfluconazolo exal a euro, Eurosfluconazolo icma a euro, Eurosfluconazolo cabia a euro, Eurosfluconazolo milana a euro, Eurosfluconazolo pensa a euro, Eurosfluconazolo ratiofarma a euro, Eurosfluconazolo sanduzza a euro, Eurosfluconazolo suna a euro, Eurosfluconazolo zentiva a euro, Eurosflucostenola a euro, Eurosfluchimex a euro, Eurosflumicon a euro, Eurosflumosa a euro, Eurosfluoresa a euro, Eurosfluoxirena a euro, Eurosfluoxetina accorda a euro, Eurosfluoxetina almusa a euro, Eurosfluoxetina doc generica a euro, Eurosfluoxetina ega a euro, Eurosfluoxetina eurogenerica a euro, Eurosfluoxetina vidia a euro, Eurosfluoxetina genericus a euro, Eurosfluoxetina milan genericus a euro, Eurosfluoxetina rachiofarma a euro, Eurosfluoxetina sandozgba a euro, Eurosfungus a euro, Eurosgeniflux a euro, Eurositraconazolo doc generica a euro, Eurositraconazolo ega a euro, Eurositraconazolo milan genericus a euro, Eurositraconazolo sanduzza a euro, Eurositraconazolo teva a euro, Eurositragerma a euro, Eurosiumex, compressa a euro, Euroschetoconazolera a euro, Euroschetonova a euro, Eurosclaivera a euro, Euroslefunzola a euro, Eurosluramica a euro, Euroslucandiola a euro, Eurosmiconal, crema a euro, Eurosmiconal, crema, polvere a euro, Eurosmiconal, lavaggio barra bagni a euro, Eurosmiconal, ovulo a euro, Eurosmiconix a euro, Eurosmicotef, crema a euro, Eurosmicotef, crema, ovulo a euro, Eurosmicotef, gela a euro, Eurosmicotef, soluzione a euro, Eurosmuchesa a euro, Eurosnizecola a euro, Eurosnizoblu a euro, Eurosnizoral, crema a euro, Eurosnizoral, shampoo a euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a euro, Eurosnoxafil, sospensione a euro, Eurosposaconazolo accorda a euro, Eurosposaconazolo acla a euro, Eurosposaconazolo ega a euro, Eurosposaconazolo eurogenerica a euro, Eurosposaconazolo fresenio scabia a euro, Eurosposaconazolo milan farma a euro, Eurosposaconazolo milana a euro, Eurosposaconazolo sanduzza a euro, Eurosposaconazolo teva a euro, Eurosprilagin, crema, emulsione a euro, Eurosprilagin, crema a euro, Eurosprofelix a euro, Eurosprozac a euro, Eurosriflex a euro, Eurosilicum a euro, Eurospendora a euro, Eurosporanox, capsula a euro, Eurosporanox, soluzione a euro, Eurostedima a euro, Eurostrazera a euro, Eurostriesporin, capsula a euro, Eurostriesporin, soluzione a euro, Eurostrimicosa a euro, Eurosvend, compressa rivestita a euro, Eurosvend, polvere a euro, Eurosvoriconazolo accorda a euro, Eurosvoriconazolo aristo a euro, Eurosvoriconazolo eurobindo a euro, Eurosvoriconazolo DRRDIS a euro, Eurosvoriconazolo milan farma a euro, Eurosvoriconazolo milana a euro, Eurosvoriconazolo sandozgba a euro, Eurosvoriconazolo sanduzza a euro, Eurosvoriconazolo teva a euro, Eurosvinca a euro, Eurosxirediena a euro, Eurostzamizola a euro, Euroscerfuna a euro, Eurostzolodera a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Durfenta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Durfenta durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati sull'uso di Durfenta nelle donne in gravidanza.
Studi sugli animali hanno dimostrato una certa tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Non ha noto il rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Durfenta può compromettere le capacità psicofisiche necessarie per eseguire compiti potenzialmente pericolosi come guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. La sicurezza di Durfenta è stata valutata in 1565 soggetti adulti e 289 pediatrici che hanno preso parte a 11 studi clinici, uno in doppio cieco, controllato vs placebo. 7. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, sintomi e segni. Le manifestazioni del sovradosaggio di fentanyl sono un potenziamento delle sue azioni farmacologiche, il cui effetto più grave è la depressione respiratoria. Trattamento. Per la gestione della depressione respiratoria le contromisure immediate comprendono la rimozione del cerotto di Durfenta e la stimolazione fisica o verbale del paziente. Queste azioni possono essere seguite dalla somministrazione di un antagonista oppioide specifico come il naloxone. La depressione respiratoria dopo un sovradosaggio può durare oltre la durata d'azione dell'antagonista oppioide. L'intervallo tra le somministrazioni endovenose di antagonista deve essere scelto con cura, data la possibilità di aerosrinarcotizzazione AERS dopo la rimozione del cerotto. Può essere necessaria la somministrazione ripetuta o l'infusione continua di naloxone. L'inversione dell'effetto narcotico può avere come risultato l'insorgenza acuta del dolore e del rilascio di catecolamine. Se la situazione clinica lo giustifica, si deve instaurare e mantenere la pervietà delle vie aeree, possibilmente per via orofaringea o con una cannula endotracheale, se appropriato si deve procedere alla somministrazione di ossigeno e all'assistenza o al controllo della respirazione. Vanno mantenuti temperatura corporea e bilancio idrico adeguati. Se insorge ipotensione grave o persistente, deve essere considerata la presenza di un'ipovolemia e la condizione deve essere trattata con un'adeguata fluidoterapia per via parenterale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici. Oppioidi. Derivati della fenilpiperidina. Codice ATC. N02AB03. Meccanismo d'azione. Il fentanyl è un analgesico oppioide che interagisce prevalentemente con il recettore oppioide ANU. Le sue principali azioni, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Durfenta fornisce il rilascio sistemico continuo di fentanyl durante tutto il periodo di applicazione di 72 ore. In seguito all'applicazione di Durfenta, la cute al di sotto del dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute. Gli studi convenzionali di tossicità sulla riproduzione e lo sviluppo embrionale, elenco degli eccipienti, strato esterno di rivestimento, film di polietilene tereftalato con rivestimento di rilascio in fluorocarbonio. Strato di supporto, film colorato di polietilene tereftalato / etilenvinilacetato copolimero. Strato adesivo del farmaco, silicone adesivo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Durfenta a base di fentanyl sono Algedon, Durogesic, Fempatc, Fentalgon, Fenticer, Fenvel, Matrifen. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.